Ciao a tutti, amici dell'Aquario. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Acquario, tendenze energetiche generali per il primo semestre del 2000, grazie, e 23. Abbiamo la carta della Luna, amici dell'Aquario. Qui si parla di femminilità, di sensibilità, di sentimenti un po' magari malinconici che ritornano un po' a galla probabilmente dal passato. Magari è una persona, una situazione, una forma pensiero che può riapparire dal nulla. O guardate, quando c'è la luna fa anche riferimento a delle proiezioni che si fanno in merito a magari proprio alla vostra vita, che però sono proiezioni in realtà che distorcono quello che è la reale percezione della vostra realtà. Andiamo a vedere con... Ok, grazie, con gli oracoli. Orfani, carta numero 5. Qui questa carta fa riferimento a una ferita da abbandono. Probabilmente c'è qualcuno che sta rivivendo certi tipi di paure inerenti all'abbandono piuttosto che al rifiuto. C'è qualche tipo di ferita qui che non è guarita, ok? E probabilmente in questi primi 6 mesi del 2023 ritorneranno a galla certe emozioni inerenti a questa ferita. Sento che per molti sono paure, ma ricordatevi che comunque la paura è una cosa creata dalla mente, ok? Va bene, andiamo a vedere cosa dicono i tarocchi. Ho ampliato un pochettino la stesa. Andiamo a vedere adesso man mano che cosa ci dicono le carte. Vi ricordo che comunque sono letture generali, sono fatte per un collettivo, quindi potrebbe essere che non tutto risuoni con voi. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o per caso volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora, partiamo con un 8 di pentacoli, la temperanza al contrario. Poi abbiamo la carta della giustizia, un 6 di bastoni e un 5 di coppe al contrario. Allora, qui ragazzi sento che in qualche modo questa luna, questa paura, questo momento di malinconia che arriverà, diciamo, intorno alla prima parte del 2023, a qualcuno, come dire, avete la temperanza al contrario, vi porterà una sorta di disequilibrio o vi toglierà, diciamo così, dall'equilibrio di adesso. E guardate, la cosa interessante è che avete la temperanza che è una carta di equilibrio al contrario e qui avete la giustizia invece al dritto che è un'altra carta di equilibrio. Quindi qui si tratta di capire fondamentalmente, qui abbiamo anche questa, guardate, in realtà sento che la luna vi darà la possibilità di crescere a livello interiore, a livello personale. Credo che molte persone qua si renderanno conto di quali sono le proiezioni o i pensieri che bisogna tagliare con questa giustizia. Sento che molte persone hanno già un lavoro alle loro spalle da un punto di vista spirituale, diciamo così. Qui il punto è imparare a riconoscere se stessi, imparare a dare il giusto valore a quello che mi fanno notare di dare il giusto valore a ehm, come vi spiego? Quando vi dicono qualcosa, date il giusto valore a quello che vi dicono in base alla persona che ve lo dice. Perché un complimento fatto da una persona che non fa mai complimenti magari è più prezioso di una persona che fa sempre complimenti. Ehm, diciamo che per qualcuno qui sento perché c'è la carta della giustizia, di conseguenza
sento che state un attimino calibrando, o comunque avrete bisogno di capire che cosa non vi serve più, che cosa c'è da lasciare indietro. Quando arriva la giustizia, arriva sempre per tagliare quello che non serve alla propria evoluzione personale e qui rendetevi conto che comunque avete la carta della guarigione e della temperanza che è al contrario. Quindi c'è un lavoro in effetti da fare di riequilibrio. Diciamo che la luna è una carta che esprime una forte femminilità e di conseguenza sento che qui potrebbe essere utile fare un lavoro dove si risveglia il divino maschile, ok? Perché il divino femminile in realtà è forte, ben presente qui. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. Allora, due di bastoni al contrario. Abbiamo un 3 di coppe, un asso di spade al contrario, un 3 di pentacoli al contrario e un cavaliere di spade. Allora, sento che per molte persone la prima parte del 2023 verterà questo sentirsi orfani, è come se qui ci fosse poco sostegno da parte delle persone che vi che vi circondano, perché ricordatevi che la luna ricorda anche i sogni, quindi i sogni che voi fate, i sogni che volete realizzare, diciamo così, no? Vi ricordo che qui comunque avevate la carta del successo, il 6 di bastoni, la carta della vittoria, quindi in qualche modo ehm, imparerete come andare verso la vittoria. Non dico che proprio già la raggiungerete in questi 6 mesi, però comunque sì che c'è una buona scuola qui per imparare per imparare come raggiungere la vostra vittoria e come imparare a non rimanere. Guardate, il 5 di coppe io lo sento molto simile come energia a questa carta degli orfani, e qua ce l'avete al contrario, no? Il fatto che credo che imparerete a darvi un valore, a riconoscere le vostre potenzialità senza bisogno di necessariamente avere come vi posso dire, un confronto con l'esterno. Siete voi che decidete quello che vi serve e quello che non vi serve. Quindi qualsiasi sia la vostra battaglia personale in questo momento o quella che si svilupperà, diciamo, agli inizi del 2023, sento che imparerete a tagliare le proiezioni che non vi servono più fondamentalmente. Si va verso il successo, si va verso quello che è il non attaccamento alla perdita, mi verrebbe da dire, perché il 5 di coppe è sempre una carta che parla di una, sì, di una perdita affettiva, può far riferimento a delle ferite di abbandono, ma qui è al contrario. Quindi in un certo modo si andrà a elaborare questo tipo di ferita, ok? E vi dirò che, come vi dicevo prima, da parte del vostro giro sociale, se vogliamo, compresi famiglia, amici, figli, fratelli, tutti, sento che non vi sentite molto supportati, sinceramente. Ehm, Guardate, ho due carte, una di progetto e l'altra di amicizia che sono girate comunque al contrario. È proprio come se non aveste sbocchi nel. L'unica carta girata dritta è questo cavaliere di spade. Sento proprio come se non ci fosse una carenza, da un punto di vista del sostegno che potrebbero darvi i vostri amici, piuttosto che la famiglia, piuttosto che l'entourage familiare. Mm. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. Abbiamo un re di bastoni, cavaliere di bastoni al contrario, la carta dell'imperatore, un re di spade e un 6 di spade. Allora, eh, da un punto di vista, diciamo, più pratico, meno spirituale se vogliamo, sento che non andate male, nel senso che comunque avete una vostra stabilità,
sapete come gestire bene o male i vostri possedimenti, i vostri soldi, piuttosto che anche una questione di tempo, cioè se fosse, sapete come gestire il tempo, sapete destreggiarvi in quello che è la quotidianità, se vogliamo, in quello che è il vostro, ehm, sì, la vostra economia quotidiana, ecco. Vi devo dire, a livello di proprio economia, cioè soldi, vedo una forte stabilità, sinceramente, e potrebbero anche esserci dei nuovi contratti, ragazzi. Mm, potrebbero essere dei contratti in università, potrebbero essere dei contratti in qualche studio legale, perché comunque ho un 4, c'è una carta numero 4 che è un imperatore e anche la carta della giustizia qui che mi parla di 4, o anche la carta del lavoro qua, cioè scusate che mi parla di contratti, non di 4. E qui ho anche la carta del lavoro, quindi direi che a livello lavorativo o comunque economico si possono firmare dei contratti vantaggiosi in questa prima parte del 2023. Quello che vi posso dire è che non dovrete neanche fare troppo voi a livello di... Vi basterà spostare due o tre fili, diciamo così, e riuscirete a trovare delle soluzioni stabili, delle soluzioni solide, ok? Avete comunque due figure di re e un imperatore, quindi sento che saprete comunque gestire al meglio il vostro tempo, ehm, saprete organizzare i vostri progetti nuovi se ne avete. ehm, diciamo che per qualcuno ci si potrebbe anche spostare per riuscire a incrementare il lavoro o magari a trovarne uno nuovo se questo contratto è un nuovo lavoro per voi. Sì, quello che sento è che nella zona dove siete, che sia l'ambiente familiare, la vostra relazione di coppia, piuttosto che l'ambiente dove siete cresciuti, in un certo senso è come se aveste bisogno di spostarvi da lì per riuscire a trovare un nuovo tipo di stabilità, di concretezza, di anche nuova possibilità di movimento. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. Abbiamo la carta del giudizio. 3 di spade al contrario, 5 di spade. Abbiamo un 2 di spade e un altro 2 di pentacoli. Allora, sì, diciamo che questa situazione che avete intorno a livello relazionale non vi aiuta. mm. Come vi dicevo all'inizio, la luna parla di sentimenti comunque un po' di malinconia, un po' tristi. Anche qui questa persona comunque è a testa china. C'è un 5 di coppe, anche qui c'è una sorta di desolazione. Sento che non siete proprio, cioè che non sarete proprio in una fase emotiva brillante, ma infatti lo vediamo anche con questa temperanza al contrario, ma non perché voi non possiate stare bene, ma perché fondamentalmente avete un gruppo di persone vicino a voi che non vi supportano. E questo io sento che vi frustra. Molte persone hanno dei progetti nuovi per il 2023, anche ben organizzati, io direi, cioè sento che ci sono delle persone che hanno veramente un'idea concreta, cioè più che concreta, sì, comunque hanno fatto dei piani ben concreti ehm, per il prossimo periodo, ma sento che c'è una sorta di, sì, di abbandono da parte appunto guardate, manca solo la carta dell'eremita. Sento un po' questa... perché abbiamo comunque queste due carte che sono due, tre, che parlano di incontri, di progetti, di amici, che comunque sono al contrario. C'è una sorta di confusione mentale, l'asso comunque di spade. ehm,
rende un po' le cose confuse. Direi più che tutto, direi più che tutto nei confronti di quello che si farà da qui in avanti. Perché come impostare le cose con questo re di spade, io sento che è cioè il programma ce l'avete già fatto fondamentalmente, ok? Però ecco, sento che se fosse un progetto quello che volete ehm, realizzare nel 2023 avete bisogno di allontanarvi da dove siete, sia come residenza fisica, sia come tipo di mentalità che vi circonda. Ecco, questo è. Vediamo che altro vi posso dire. Diciamo che avendo questo 3 di spade sento di nuovo un po' questa energia un po' pesante di cui si parlava con gli orfani. Però vi dico una cosa, molto di questo 3 di spade è influenzato da questo giudizio e qui lo sento proprio come se vi pesasse il giudizio degli altri. Mm? Abbiamo anche la carta della giustizia. Qui per qualcuno, il supporto delle persone intorno è molto importante, essendo che qualcuno qui non si sente abbastanza sicuro per intraprendere questo nuovo progetto, percorso o viaggio da solo. Però in realtà, proprio perché ci si sente giudicati, secondo me, però con la carta del giudizio qui arriva quello che è il risveglio spirituale. Io sento che qui vi renderete conto di quelli che sono i condizionamenti e le proiezioni che vi hanno un po' attanagliato fino ad adesso, che fanno in modo che questa temperanza sia girata al contrario, che quindi ci sia questa sorta di disequilibrio. Ripeto, arriverà la giustizia, quindi taglierete tutte quelle proiezioni, insomma, che non vi servono più. Ehm, allora, come vi dicevo, abbiamo parlato in generale, abbiamo parlato delle relazioni. Ecco, quello che vi posso dire a livello di relazioni di coppia, diciamo che se siete single, potrebbe essere un buon periodo per divertirsi. Ehm, ma sento che molte persone qui sono, ripeto, c'è questa temperanza al contrario, quindi secondo me non siete neanche proprio alla ricerca, se vogliamo, di una persona stabile. Questo ovviamente non è per tutti, però sento che molte persone, perché c'è anche un due di bastoni al contrario, ok? Quindi c'è una sorta di indecisione, l'asso di spade al contrario, quindi abbiamo una sorta di confusione mentale. Qui abbiamo un 5 di spade, quindi sento che anche la relazione di coppia in questo caso, sia che non abbiate nessuno, quindi siate alla ricerca di qualcuno, o nel caso in cui abbiate già qualcuno, ehm, è un po', cioè, è un po' deludente, nel senso che non deludente, però il supporto che voi vi aspettate da questa persona non arriva. Guardate ragazzi, a livello emotivo lo sento impegnativo sinceramente. Ma perché? Perché avete un momento di questa qui è la lettura generale, no, diciamo la prima linea, e sento che avete 2 arcani maggiori. Qui si tratta di focalizzare le cose su quello che è il lavoro, okay, su quello che è la quotidianità, su quello che c'è qualche cosa anche legato al lavoro in qualche modo che voi state cercando di realizzare e sento che, siete già a buon punto, avete già fatto un sacco di lavoro, come vi dicevo all'inizio, e siete su un buon, cammino. Però ripeto, non vi sento supportati da un punto di vista, né degli amici, né della famiglia, né del partner, se avete un partner. Probabilmente avete un'idea geniale che gli altri reputano pazza. È anche un po' da lì che arriva questo giudizio, no? La paura di essere giudicati. Però ecco, anche lì vi dico, manca la carta dell'eremita, perché sento molto questa energia di, ok, sono io da solo o da sola che lotto, o meglio, integro le mie paure e vado avanti per la mia strada, perché tanto gli altri non mi capiscono.
Qui c'è voglia di scappare, c'è voglia di andare, ok? Ehm, e vi ripeto di nuovo, mi viene in mente la carta dell'eremita perché anche qui sento che molte persone non stanno facendo molta vita sociale, siete piuttosto, non dico reclusi, però un po' lì nell'angolino. Questa carta mi ricorda anche molto il 5 di pentacoli, no? Mm. Andiamo avanti. Vediamo un oracolo. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Guardate, fondamentalmente, per farvi un breve riassunto, è vero, da un punto di vista, diciamo, dell'intorno sociale, non vi sentite molto appoggiati nel caso abbiate un progetto, piuttosto che dobbiate fare una scelta importante, piuttosto che sia magari anche un viaggio. Non vedo tanto i traslochi, però avete tutte le possibilità di riuscire in questo progetto perché siete perfettamente in grado di fare i vostri conti, di pianificare le cose, però perché le cose vadano, diciamo, in un modo un po' più fluido, un po' più svelto, secondo i tarocchi, sarebbe utile allontanarsi per un periodo dal posto in cui siete, o fisicamente o semplicemente, diciamo, mettere in stand-by, congelare un attimo i contatti in modo da avere questo allontanamento da un punto di vista anche mentale e emotivo. Da lì, avendo la carta del giudizio, sento che molte persone riusciranno anche a girare questa carta della temperanza, perché il risveglio di cui parla il giudizio, ok? ehm, o il condizionamento anche, vi porterà a tagliare quello che non vi serve più, le proiezioni, le paure di cui parlavamo lì, insomma. A livello economico vi sento molto stabili, non vedo grossi movimenti cioè grosse entrate, insomma, però non vedo neanche grosse uscite, quindi diciamo che è una cosa che si manterrà stabile pressoché. C'è la possibilità di firmare dei contratti nel caso vogliate ampliare il vostro lavoro, cambiare magari tipo di collaboratori o nel caso stiate cercando un lavoro. Andiamo a vedere appunto con Osho. Ecco, vi sento un po', occhio alle proiezioni, perché questo fa sì che vi fidiate meno di quello che potreste. C'è qualcuno qui che è molto diffidente nei confronti dei terzi, ok? Proprio per questa ferita che non è stata ancora risolta, infatti ce l'abbiamo qui. Va bene, andiamo a vedere con Osho. Abbiamo pigrizia e outsider. Eccolo qua il 5 di denari di cui vi parlavo prima, lo metterei qua vicino. Allora, sì, la pigrizia. La pigrizia perché? Perché comunque diciamo che a parte i tumulti emotivi da un punto di vista pratico, è vero, non siete emotivamente appagati, però concretamente, fisicamente, magari siete sistemati, nel senso che avete un lavoro, avete comunque magari iniziato qualche tipo di attività, qualche tipo di cosa stabile lì dove siete, e quindi anche magari, diciamo così, muoversi crea comunque stress. Il cambiamento in un certo senso richiama un po' la ferita del distacco in questo caso, no? Perché quando si cambia ci si lascia indietro delle cose. E l'outsider qui si tratta di uscire dalla vostra situazione di carenza emotiva, che è un po', sapete come dicono, no? Non stare dove non sei apprezzato fondamentalmente. E la sento un po' così questo tris, diciamo così, di carte. Qui l'outsider in realtà vi vuole dire che cioè, il lucchetto qui è aperto, quindi basterebbe toglierlo, sfilare la catena e aprire il cancello per uscire. Quindi è facile uscire da quella situazione, ma bisogna volerlo. E qui parla di ehm, sensazioni di gabbie, gabbie interiori, gabbie fisiche, nel senso che magari
ci si sente che non si ha potere d'azione per spostarsi, per fare determinati tipi di movimento. Ah no, questa lo devo metterla qui. Ok, andiamo a vedere un messaggio tibetano su cui riflettere. Quindi potete anche scrivervelo magari sul telefonino in questi primi 6 mesi e rifletterete su questo messaggio. All'ombra di noi stessi ci chiediamo perché mai è buio. Sì, quindi cercate di alzare le vibrazioni, mettete musica allegra, potete ballare, camminare, quello che aiuta tanto è fare delle passeggiate in mezzo alla natura. Scusate. E migliorare l'alimentazione. Potete usare anche dei cristalli che aiutano comunque il campo energetico, potete fare delle sessioni di Reiki o comunque lavorare con le vostre energie interne. Bisogna cercare di vedere le cose da un altro punto di vista, ok? Perché qui nell'ambiente in cui siete non vi sentite apprezzati, non vi sentite compresi e questi vi fa stare in un'energia bassa. E invece, secondo i tarocchi, qui spostandosi, facendo anche solo prendendosi un breve spazio, diciamo così, si può trovare il modo di uscire da questa situazione che comunque a voi in questo momento non è ancora molto chiara, insomma. Qui si tratta anche per qualcuno si tratta di una scelta, diciamo così, tra vecchio e nuovo, tra A e B, e qui fondamentalmente si tratta di... Anche se sento che per molte persone voi ce l'avete molto chiaro che cosa è conveniente per voi, ma diciamo che forse non incontra l'approvazione delle persone che vi sta intorno. Però ecco, il consiglio personale che vi posso dare è che fondamentalmente voi rendete conto solo voi stessi. Sì, è vero, poi quando c'è la famiglia, i figli, magari poi ci si sente vincolati, però, però ricordatevi che nel senso, se fate le scelte anche per voi, non dico solo in funzione dei figli, però imparando a fare le scelte anche per voi stessi, poi voi state meglio con voi stessi e diventate dei genitori migliori, perché siete più felici dentro. Ok, un'ultima carta delle fatine. Ragazzi, scrivetemi se questa lettura vi ha soddisfatto, se vi è piaciuta, se vi sono arrivate informazioni utili, insomma. Andiamo a vedere con la fatina. Ok, fermezza, giustizia, ve la metto qui. Allora, qui guardate, è su una ragnatela, in bilico, diciamo così, sul filo di una ragnatela. Ed è ferma, si muove con cautela perché questo filo non si rompa. E vi sento un po' così, lì dove siete adesso. La fatina porta anche in mano il cuore, sta trasportando il cuore. Ognuno di voi la interpreti come meglio crede. Ragazzi, io spero che la lettura vi sia stata utile. Ripeto, a livello emotivo non sento grossi spinte, ma potreste averle se semplicemente prendete spazio. Eh, perché comunque nel momento in cui uno si allontana dal tipo di realtà e di visione che ha, riesce forse ad entrare un po' più in contatto con il proprio subconscio e di conseguenza ad avere un pochettino di più le idee chiare. Va bene, fatemi sapere cosa ne pensate. Se la lettura vi è piaciuta potete comunque mettere un like. Per supportare il canale potete iscrivervi, condividere, commentare o lasciare anche una donazione. Io vi ringrazio tanto per essere stati qui con me. Auguro a tutti quanti un bellissimo inizio 2023. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!